Ok, abbiamo iniziato per Gemma. Ciao Elena. Ciao. Mettiti comoda e dimmi quando sei pronta. Mhm. Conto da 5 a 1. 5, 4, 3, 2, 1. Dimmi se la vedi. Sì, la vedo ed è in questa... è in una... la vedo un po' semi-sdraiata, diciamo, in questa enorme conchiglia, sembra quasi, sai, il guscio, mezzo guscio di una conchiglia grossa, tipo quelle Tipo con quella strisce. liscia o No, quella... tipo un'ostrica, ecco, grande, Ah, grande. mhm. E lei è semi-sdraiata dentro lì. Ti dà l'autorizzazione? Mhm, sì. Ok. Vibrazione. 68 miliardi. Percentuale di consapevolezza. 143. PS, PE. 39,61. Vite precedenti. 1315. Cervello. 9,3. Ok, Gemma ha fatto già una sessione con noi, i valori sono molto alti, forse la consapevolezza, mi aspettavo qualcosa di più. Eh, l'ho notato anch'io mentre vedevo il numero della consapevolezza. È come se a volte si facesse ancora ingannare da alcune idee sociali. Aiutare tutti. Anche aiutare tutti. Un'altra cosa che ha detto, aspetta che adesso mi sfugge. Beh, tipo, sì, beh, aiutare tutti alla fine. Più nello specifico era quella cosa del cinema, no? Mhm. Comunque aiutare tutti, sì. Che comunque, sì, no, direi aiutare tutti perché è quello l'aspetto che vedo che ancora la tiene. È come se, mm, ecco, l'immagine che mi viene dicendo aiutare tutti rispetto a lei è lei che non riesce, cioè, se prova a dire no, soprattutto alle persone che le chiedono aiuto di vario tipo, ok? Se lei prova a dire no, arriva questo senso di colpa e quindi poi alla fine lascia stare e si fa trascinare. Vedo proprio le persone che la tirano verso il basso. Ecco. Mm. Infatti, Mhm. noi adesso apriremo le porte del cinema, ma in teoria se avessimo coraggio, se avesse coraggio Gemma, Mhm. dovremmo non aprirle proprio, non invitiamo nessuno, Mm. perché di fatto questa è la sessione di Gemma, non è la sessione di nessun altro se non di lei. Magari la sua amica che è un po' più consapevole ci potrebbe stare, ecco, ma c'è quello che vedo, no? Mhm. Che vuoi fare, Gemma? Chiamiamo tutte queste persone o chiamiamo solo quelli che vuoi tu, tipo la tua amica? È una bella sfida questa, Mm. eh? Perché se si capisce profondamente questo tipo di Fai un lavoro, si passo capisce evolutivo.
capisce anche che non serve a niente, è solo molta educazione, ma non serve a niente. Per esempio, cosa serve per spegnere un incendio o buttare della benzina? Niente. Al massimo si aumenta l'incendio. Mm. Serve a qualcosa? No, ma si deve fare. Chi l'ha detto? Chi l'ha detto che bisogna pensare agli altri? Se non serve a Mm. niente, non serve a niente. Si rubano minuti preziosi della tua sessione dove possiamo fare delle ricerche maggiori sulle tue vite e quello serve. Il resto non serve a niente. Noi lo apriamo il cinema, però non serve a niente, perché i video sono visibili e se uno non interessa, non interessa. Mhm. Apriamolo, vediamo, facciamo un invito esclusivo solo a chi interessa davvero, esteso a tutti. Mhm. Allora, la sua amica Mhm. e poi ci sono 4 altre persone, di cui un maschio della sua città, che sono interessate a questa cosa, li vedo arrivare. Mhm. E poi nella sua nazione ce ne sono che Possiamo dirlo, arrivano. no? Qual è la sua nazione? Gemma, sì. Sei rumena? Ok, sì, possiamo dirlo, sì. Ah, ce ne sono interessati che colgono l'occasione, diciamo, poi ce ne sono di più, ma che colgono la vibrazione di questa occasione, altri 37. Mm-mm. Ma che lei conosce? No? No, 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 no. Mm. Mm-mm. Va bene, ti dà l'autorizzazione? Gli abbiamo chiesto, sì. Sì, sì, sì. Ha già fatto una sessione con me in passato, Gemma. Ci sono ancora, sono tornate entità eteriche. E c'è questa mantide che è legata appunto a quest'idea qua, a questa idea qua che è collegata a un'entità mentale. Aiutare gli altri. Aiutare gli altri, senso di colpa. Ci sono tutte e due, direi entità. Una, sì, un'entità mentale di livello 2, una di 3. Una è il senso di colpa, l'altra è aiutare gli altri. Che è legata a questa mantide. Mm. Poi, eterica? No, eteriche basta. Gemma è anche il nome della PS di Gemma. Potrei dire che è evoluta e si chiama Perla. È Ok, più matura, è più è proprio evoluta, no? Ha fatto un certo grado di evoluzione e consapevolezza e da gemma è diventata perla. Mhm. rispetto ad allora. Sì, Beh, in effetti vibra a 68 miliardi, non è che infatti, proprio no, sia no, uno no, scherzo, eh. no, no, infatti, la vedo proprio, sì. Mm. Gemma sa farsi una Deternum. Sì, 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 assolutamente. Di deve crearne uno, di lasciarlo lì davanti a sé. Vediamo quanto lo fa bene. Ok, potenzialmente molto, molto potente, ma è come se avesse, credesse, come se lei pensa che non sia in grado di farlo tanto potente e quindi lo limita. Lei, lo limita lei. Ok, lo rifacciamo tanto potente senza limitazioni. Ok. Mhm, mhm. Come l'ha fatto? Praticamente ha come se avesse tolto i limiti all'altro e l'ha ampliato. È altissimo, rispetto a lei è altissimo. Mm, Ottimo. sì.
Dove lo vuole lasciare? Nella casa in cui vive? Ah, sì, so come fai a saperlo, ma era proprio lì che Mhm, Perché sono Mago Telma. certo. No, questa non lo capisce Gemma. Va bene. Mm, Entità eteriche, la mantide, basta? sì, direi E che sì. mentali, 2, 3? Poi ce n'è una a 5. Eh, è come se la limitasse nell'esprimere se stessa nelle relazioni, soprattutto quelle intime. Ehm, mm, aspetta, sto cercando se c'è un termine che possa spiegare quello che vedo. Beh, spiegamelo così, senza termini. Ehm, C'è una sì, relazione intima, lei si trattiene. ok, sì, nel senso che cerca di... è come se l'entità mentale di livello 5 fa sì che le fa credere che se lei esprime completamente se stessa è inadeguata per l'altra persona. Ecco. E quindi cerca di essere come l'altra persona la vorrebbe. Ah, Mm, nella sfera intima, sì, sessuale. ma no, in generale, proprio di relazione intima, quindi anche nel comportamento, nelle cose che fa. Cioè, che ne so, vuole andare a fare, lei vorrebbe andare a fare al mare, invece il compagno vuole andare in montagna, dice, ah, che bella la montagna, ecco. Mm, mm. Si adatta. Sì, però con volontà di adattamento, ecco, nel senso, per, f- razionalmente. mm, per far contento Mm, il compagno. esatto. Io ho Mhm. come l'impressione che anche questa sia una entità mentale collegata a un'entità Mm, mentale collettiva che nel paese Romania va parecchio, sì, 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 dove c'è sì, ancora un bel sì, po' di maschilismo, no? sì. Mm. Che è deleterio quanto Infatti, il esatto. femminismo, eh? Non è che viva il femminismo e basta il maschilismo, No, basta tutte e due. tutte e due. Ah. Va bene, le tre entità basta, tre entità Mhm, mentali, mhm. sono state viste nell'altra sessione. No, Ok, giustamente perché non si poteva. no. Ok, ci sono. La mantide è tornata grazie alle entità mentali. Sì, 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 Ci sono i DL, assolutamente. Sì, due. Una dell'entità mentale di livello 2 e una dell'entità mentale di livello 3, impianti. collegati Ok. alla mantide. Allora, c'è un impianto mentale che è una sfera sopra la pineale, ok? Eh, sì. Fa una cosa strana, nel senso, stavo cercando di collegarla al significato di quello che poi viene fuori, diciamo, nella Matrix, no? Però vedo che questa sfera è come se proiettasse fuori un'idea di Matrix diversa da quella che è, no? Quindi è come se Gemma eh, si relazionasse al mondo vedendo una Matrix diversa da quella che è in realtà. Ok, quindi eh, penso che sia proprio il collegamento con le entità mentali collettive, no? Che fanno credere che la cosa giusta è quella, quindi distorcono la realtà. Ok. Poi c'è questo impianto che non è un vero impianto eterico, perché, cioè non è un impianto fisso, non so come dire.
Lo vedo girare proprio nei vasi sanguigni di Gemma. Mhm. E quando passa è come se ci fosse come se creasse un'ombra energetica nera, no? E quindi trascina, è quello che poi corrisponde alla sua pressione alta, perché Ok. quando passa è come se proprio si alzasse la pressione. Ecco, solo questi due qua. Ok. Causa esoterica allora della pressione alta è questa, dei Sì, problemi di cuore. uguale, stessa cosa, perché è proprio come se passasse una qualcosa che addensa quella parte, quindi il cuore probabilmente in quei momenti lì ha un po' di aritmia. Ok. Mm. Eh, Causa esoterica della pressione bassa prima della Era la pressione sua alta. pressione normale, Ok. lei era così. Mm. Problemi ai reni. È una cosa vecchia, come se prima, le interferenze che aveva prima, è come se avessero creato delle zavorre ai reni, nel senso come se avessero creato un'infiammazione che poi ha fatto sì che i reni diventassero più densi. È come se li vedessi più pesanti, ok, rispetto al normale, ma che deriva da prima. Adesso sono stabili da quando sono state tolte le altre interferenze eteriche. Però appunto l'affaticamento è dato da questo, vedo io. Mm. Circolazione gambe. È sempre quell'impianto che gira, quell'impianto eterico che... Mm. Anca. Problemi all'anca. No, qui è legato più alla postura, al poco movimento, mi dice la PS. È come se la PS sia idealmente che fisicamente vorrebbe muoversi di più, più velocemente, no? Quindi sia il movimento dinamico dell'evoluzione, che già lo fa tanto Gemma, però ogni tanto è come se la PS spingesse e lei frenasse. E questo anche a livello fisico avviene. E Mm. stesso discorso ginocchia e caviglia. Sì, 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 proprio questo. Mm. Non sono proprio delle verruche, comunque quelle simili verruche al collo. Allora, quello che vedo è la sua, la spinta anche qua, della PS a una relazione appagante, anche a livello fisico di coccole, direi, no? Di avvolgimento, di tenerezza, ok? E Mhm. invece quello che trova Gemma, che è un po', che scontra un po' con questa idea. È come se fosse una reazione della pelle. Questa zona qua è proprio quella dei baci, delle coccole, delle carezze. Mhm. E quindi fa questa cosa qua. Mm. Mm, mm. Causa esoterica del tutto il problema riguardante i soldi. Ehm, Spende subito quello che guadagna e ce ne sono, diciamo, sempre pochi. Allora, questo qua è sempre la- sì, questa proiezione di questo impianto mentale della Matrix diversamente da come è realmente, no? Eh, quindi a volte anche la mantide agisce, io vedo proprio questo contrasto che la manda in confusione e quindi è come se lei non sapesse come fare, perché a volte lei spende troppo, lei ha l'idea di spendere troppo, in realtà spende il giusto per, diciamo, la situazione in cui è, ok? Mhm. E poi l'entità, sia la mantide che le entità mentali e l'impianto le creano una realtà dove mancano i soldi e Mhm. quindi di conseguenza quello che ha speso è troppo. A Diventa volte troppo. Mhm. diventa troppo, a volte invece c'è,
un livello di spesa che potrebbe essere normale e le entità le fanno credere che potrebbe spendere di più e quindi spende troppo. Cioè, non Ok, so se... problema di entità. Quindi, sì, sì. Non è mai quello che è, cioè le fanno percepire sempre l'opposto di quello che è realmente. Causa esoterica del fatto che la casa non è ancora stata venduta, se c'è. È una casa non finita. Mm. Mm. Cioè, ex marito o marito, non mi Ex ricordo. marito, giusto? No, Gemma, ex marito, sì. Sono le interferenze sue. Io vedo sue della famiglia di lui. C'è un blocco energetico di quel tipo lì. Sì, vedo lui, vedo il suo ex marito con questa faccia che è un po' imbronciato e arrabbiato e c'è Mhm. dietro un blocco di questo tipo rispetto alla linea della famiglia dell'ex marito che ha c'è una qualche questione di interferenze su di lui e quindi questo fa sì che la casa rimanga lì. Ok. Mm. Relazione, giusto, ma è scritto nel punto 2, Gemma. Cioè, vuoi sapere se avrai una relazione? Beh, esiste la fiamma di Gemma. Sì? Mhm. Dov'è? Mm, Polonia. Polonia, ok. Quindi non è Mm, fattibile. Attenzione. Adesso. Mm, Come? Cosa hai detto? Successo? No. Come capita no, spesso? adesso. Adesso, ok. Mm, Si può cambiare? mhm, assolutamente. Sì. Con intento e allora la cosa fondamentale è proprio avere le idee chiare su cosa si vuole. Cioè che fiamma si vuole, quindi più caratteristiche ci sono e più la fiamma è accessibile proprio fisicamente e direttamente. Ok, quindi più sono vaghe e ampie le caratteristiche e più diciamo c'è scelta, tra virgolette, quindi è proprio difficile che si crei, che si Mm, incarni, mm. ok? E poi inizia il livello dove la fiamma è incarnata, però magari è lontana, ha delle Mm. caratteristiche un po' così. Ok, quindi man mano che il campo di intenzione si restringe sempre più particolare, più la fiamma si avvicina. Ecco, Più il tutto diventa possibile, sì, esatto, praticamente anche nella pratica. Quindi, esatto. Mm. siccome Gemma è in Romania, è rumeno. Siccome Gemma abita Certo, XY, è nella città XY. sì, esatto. Ok. Eh, abbiamo elaborato, Gemma, delle teorie, no? Sulle fiamme. Ogni volta, ogni giorno ne scopriamo alcune. Una di queste è il concetto di fiamma grezza. Sai cosa vuol dire grezzo, no? In italiano. Un semilavorato, non Mm. ancora completo, no? Quindi tu immagina dei sassi bianchi, tre qua, quante sono le grezze di Gemma? 7. 7 sassi bianchi con la forma di sasso, no? Tutta un po'. Esatto, Guardami Gemma, vedo tutta tanto un po' così, sì. così. Mhm. E la fiamma. Ah, io chiedo all'amica di Gemma di lasciarle la concentrazione di questa sessione perché continui a parlarle a Gemma. Meglio lasciarla un pochino da sola, no? In modo che sia tutto il suo momento, non ci sia sempre un qualcuno che le parla, che la distrae. Posso chiedere questa cosa all'amica di Gemma? Una cortesia? Così siamo un pochino più sereni. Oggi è la giornata di Gemma. Mm, mm, un po' più, ok. Non parlarle più, va bene così, le parli alla fine. Deve essere concentrata, deve capire, deve sentire, deve connettersi a Elena. Allora, la fiamma è una pietra sferica, quindi una pietra Mhm. normale è grezza, una pietra sferica deve essere lavorata. E tu sei una sfera, devi avere la stessa tua forma.
Ok, in questo momento la fiamma è quella polacca. Mm? Mhm. Ok, è un uomo. Sì, 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 sì. Ok. E perché? Perché c'è un'analogia di tante cose. Possiamo dire vibrazione, possiamo dire Mhm. consapevolezza, possiamo dire Mm. incastro, possiamo dire Interessi, boh, sì. interessi, ma anche forse Una PE esperienze, simile, non so, una P è simile, esperienze. tanti Mm. valori. Il grande valore, possiamo chiamarlo così, è analogo. Però tu, quella non, cioè tu puoi elaborare, tu mi hai chiesto la relazione. La relazione massima, che comunque è una gran scommessa, cioè un lavoro, non è la Mm. relazione romantica, è una relazione, non è una relazione, è un'unione, Mm. no? Sì, Un'altra sì, espressione che sì. non è ancora stata pubblicata, è il Si congiunto. sente proprio, sì, si sente proprio, come posso dire, come se fosse una fisarmonica, perché quando sei lontano dalla tua fiamma, senti la distanza, la senti proprio fisicamente, senti che, cioè, quindi c'è tutto proprio un lavoro insieme che si fa. Mio amico Matteo, grande testa, ha parlato di congiunto e relazione. Ah, bravo, La infatti, relazione sì. sono due cose una accanto all'altra che si Mm, relazionano. Il congiunto è questo. Sto facendo dei segni con le mani che mm, puoi vedere anche tu, Elena. Comunque sì, è un'unione, non è una sì. relazione, è un'unione. Mm. Come il congiunto si oppone al partner normale. Disgiunto. Ah, mm. Vabbè, il partner se vuoi, Ah, ok, sì, il sì. proprio partner classico, no? Mm. Quindi Gemma non può abbassare questo suo grande valore, cioè consapevolezza, vibrazione. Uno non si abbassa, no, lo può No, solo no, alzare. non E una funziona. di Mm, queste grezze, adesso mi dirai di queste 7, quante sono, quelle che hanno mm, questa caratteristica, sono più alte di Gemma e mhm, probabilmente sono anche mm. più vicine spazialmente a Gemma. Due, direi su 7, due, Romania? che sono, sì, 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 Noi non sì. conosciamo le città rumene, ma più o meno nord, sud, est, ovest e centro. No, ti direi una, allora adesso così con qui e ora una può essere a 20 km da dove è lei Mm, e l'altra a 5. Mazza, 20 e 5. Mm. Porca. Sono più alte. Diamo questo grande valore a Gemma. Quanto sta Gemma? Allora, Gemma, ora che abbiamo iniziato a lavorare, è a 102 miliardi di vibrazioni. Mister 5 Quella a C km? Mhm. è 230, E Mister 20 km? 160 Quindi è più vicino a in questo 160. momento. Ok, vediamo. Sì, è più vicino, però cioè, con le potenzialità di Gemma può raggiungere 230. Cioè, quello che vedo io con quello che vuole creare lei è più verso quello a 5 km con 230 di vibrazione. Ok, vabbè, chiaramente non perché è più vicino, ma perché 230 è No, una consapevolezza, ha un grande valore sì, maggiore. Grande valore lo chiamiamo. Ok. Molto molto bene. Questo è un grande valore di questa sessione. Questo è un grande mm, lavoro di Gemma che trova mm, veramente un incastro felice in tutta la sua grande passione, in tutta la sua grande mm, attenzione per le sessioni, il grande aiuto che ha dato mm, alle sue amiche per tradurre, mm, ha introdotto le sessioni anche alla figlia, al nipote e al figlio con buoni risultati, probabilmente senza che assillarli, dando bello. loro il giusto tempo. Chiamiamoli nel cinema, riverifichiamo se figlia, nipote e figlio sono presenti. Figlio e nipote in prima fila, la figlia in seconda fila. È come se volesse stare dietro al fratello
È come allora, vedo che la figlia è come se non fosse sicura di capire tutto e quindi sta dietro al fratello per ehm, utilizzarlo come tramite per alcune informazioni. Ecco, quello che mi viene come scena, come disposizione, diciamo, energetica nel cinema è così. Mhm. Sono in prima e in seconda fila. Vabbè, lei si chiede se ci sono state delle vite precedenti, sicuramente ci saranno state, ma E può dare un'occhiata, non so. Qualcosa da Di rimarcare. solito, no, beh, di solito la PS fa vedere se c'è qualcosa su cui andare a lavorare. Direi, cioè, se vado a vedere le vite che hanno passato sono molto, ehm, cioè non c'è niente di fondamentale da andare a vedere su cui lavorare nelle loro vite. Sono state, cioè, sono esperienze che hanno già, direi, rielaborato, non c'è niente di così forte da togliere o da andare a vedere, ecco. Ok. Tu ed io abbiamo Mm. mai avuto vite precedenti insieme? Sì, sì, sì. Si può dire? Sì, sì, allora, Una. sì. Allora, ci vedo. Sai quegli aerei con... No, se ti dico dove andavamo. Allora, sai quegli aerei con i piloti piccoli, ma... Due piloti uno accanto all'altro, o uno dietro sì, l'altro. esatto. No, uno accanto all'altro, Eh? quindi appena più grandi. Io e te che stavamo... Praticamente siamo riusciti a prendere sto aereo, cioè eravamo piloti, ma siamo riusciti a prendere sto aereo perché siamo riusciti a... È come se scappiamo tra virgolette, nel senso che andiamo via da questo posto dove ci volevano trattenere e siamo su sto aereo che voliamo via e ridiamo come per dire chi è che ce l'abbiamo fatta? Ma tutti e due uomini? No, tutte e due Donne? donne. Mhm. Thelma e Louise. Thelma e Louise, ecco, una roba del genere. Quindi, alla Libertà fine, proprio. ma ci cambia qualcosa, no? Quindi, insomma, vabbè, le vite No, precedenti no, vanno bene, però. sai a cosa lo associo questa vita? Mi è arrivato così? Mm? All'uscita dal sistema mi viene parola Mm. autodeterminazione. No, Sì, ma quella vera, però, non quella che sì, gira adesso. esatto, cioè che arriveremo a trovare la quadra io e te. Yeah. Yeah, yeah. Ok. Va bene, allora, questa l'abbiamo fatta. Ehm, la relazione adesso la approfondiamo. Ehm, Gemma parla con la sua PS. Ci ha fatto alcuni esempi. È così? Mhm. Ci sono stati dei Sì. casi in cui non era così? No, li ha riconosciuti, ci hanno provato, ma non... Allora, soprattutto all'inizio, dopo l'altra sessione, hanno provato a far sì che lei pensasse che fosse la PS e non era, ma si è accorta, nel senso che facendo il giochino del confronto, poi come diceva prima, no, che a volte sceglie magari l'opzione del mentale e poi vede che era meglio l'altra perché se la ricorda, alla fine le interferenze non riescono più a prendere il sopravvento, perché ormai lei ha ben chiaro quando è la PS che parla e quando invece no. Quindi è esattamente quello che tutti potrebbero imparare a fare, sentire l'intuito, la prima risposta che arriva, come diceva Gemma. Io questo vedo spesso, no? A volte per alcune persone, se dico la prima risposta che arriva è un po' fuorviante perché c'è chi magari è ancora un po' insicuro che va tanto anche sul mentale o sui ricordi ed è come se scartasse la vera prima risposta e
Invece vede tutte quelle del mentale, quindi prenderebbe lo stesso la prima del mentale. Ma in realtà è proprio la prima reazione che arriva, È quella giusta. In che è alcuni quella casi giusta. era convinta che fosse quella ed era quella, in altri casi razionalmente non le piaceva, ma appunto istintivamente era un'altra la direzione, e poi i fatti hanno dimostrato che era effettivamente quella corretta, quella Mm, non razionale. esatto. Quindi, Mm. d'altronde aveva una mantide che si legava a delle entità Eh, mentali. sì, Non sì, è sì, quindi che... cioè, ci provava, no? Tutte le volte a creare un'interferenza ulteriore. Sì, sì, le mantidi poi a livello di persuasione sono esperte, io le vedo proprio esperte. Mm. Va bene. Ehm, quindi sì, quindi ottimo. Sì, Quindi ottimo. pagella piena di ottimi voti. Vediamo Mm, la piccola indagine che Gemma ha chiesto. L'acqua, server del mondo vivo. Le molecole dell'acqua contengono delle informazioni, informazioni più l'energia contenuta nell'etere uguale materializzazione. Materializzare. mhm. Cosa vedi? Allora, allora, quello che mi arriva è che assolutamente funziona così, soprattutto se uno riesce a collegarsi all'acqua, all'informazione dell'acqua. Provo a spiegare quello che vedo come nel senso di collegamento. Sentire quello che ha da dire l'acqua. Cioè, Mhm, come qualcuno sente quello che hanno da dire gli animali, si può fare anche con l'acqua e si può utilizzare parlando all'acqua, quindi dando un intento all'acqua su quello che dovrebbe andare a fare, ok? Che ne so, la prima cosa che mi viene, la più semplice, che è quello che fa di solito l'acqua, ehm, ehm, i- idratare la terra per far crescere le piante, ok? mm, mhm. Ehm, Però se gli si dà un compito preciso, cioè un intento preciso, l'acqua lo può fare. Che ne so, eh, voglio che questa pianta cresca rigogliosa nonostante la temperatura o nonostante le intemperie, la siccità. Ah, ok? Quindi nell'acqua metti questa intenzione e bagni la terra e la pianta può crescere così nonostante tutte le intemperie, no? Puoi usarla per tutto, però per esempio se tu metti l'acqua su il fuoco si spegne e non puoi più utilizzare il fuoco. Ma se tu al fuoco, alla fiamma, vuoi dare un intento con l'acqua, puoi mettergli anche solo qualche goccia. Il fuoco non si spegne, ma l'acqua riesce a portare l'intento nel fuoco. Ok, non so se ho reso l'idea. Cioè, si può usare l'acqua per tutto rispettando l'elemento. Non so se sono riuscita a Ok. spiegarmi. Mm. Ma Che Gemma ne lo so, fa? anche, che ne so, fare, uno si può fare un, tipo invece che il deodorante, mi viene un esempio così sintetico, comprato chimico, lo puoi Mhm. fare con l'acqua, come dici tu, con un intento, ok? E magari mettere delle, mi viene così, delle gocce sui vestiti, due o tre gocce che non rovinano il vestito ma danno l'intento. Mi è venuta questa cosa qua. Mhm. Dicevi, Gemma? Ok, che intento vuole dare all'acqua Gemma? Vedo che vuole dare l'intento di portare la pace Dove? por- nell'animo delle persone. Mm. Perché non il suo di animo? Sempre pensare agli altri, eh? Ah, c'è ancora questa cosa qua. Mm. Andiamo, andiamo alle due fiamme grezze.
5 e di 20 km. Ok. Mhm. Quella di 5 km, quella con Mhm. il grande valore più alto. Mhm. È così attenta agli altri? O è più orientata a un sano se stesso? Mm. Sì, allora, è più orientata a un sano in se stesso e a equilibrare le vibrazioni intorno a sé con il sé. Cioè, è questo che si può portare all'esterno, da dentro, dalla centratura di se stessi, ok? Portare quella vibrazione intorno a noi, in maniera tale che quello che arriva a noi vibra alla stessa nostra frequenza. Cioè si avvicinano solo persone e cose che vibrano, che sincronizzate con noi. E questo crea la forza. Questo crea la forza perché è un campo che si espande sempre di più, che vibra all'unisono. Ma non è che una persona deve pensare a quella di fianco, perché ognuno pensa alla propria vibrazione, alla propria centratura. Quello di fianco pensa alla propria vibrazione e centratura che vibra uguale al mio. Ok, quindi ogni individuo pensa a sé e così si sincronizzano le vibrazioni. Mi viene in mente, hai presente quell'esperimento che fanno con le molecole quantiche? Ho visto un esperimento, ci sono un sacco di metronomi che Mhm, vanno tutti a caso e mhm. sono uno vicino all'altro in tante file, ma tantissimi, mi sembra se non sbaglio 200-300 metronomi in file. Ne fanno partire, partono tutti a caso e uno è fermo. Fanno partire questo e dopo un quarto d'ora vanno tutti nella stessa maniera. Ecco, questo è. Ognuno va per sé, ma poi si sincronizzano. Mhm. Mhm. Quindi l'individuo deve essere centrato e portare fuori la stessa vibrazione che ha dentro, ma fuori intendo dire che da qua si espande la vibrazione e quindi è sempre la stessa vibrazione nelle cellule, nel corpo e nell'ambiente esterno. E così le altre persone si avvicinano le persone che vibrano nella stessa maniera e quindi ci si muove all'unisono senza invadere, ecco, senza invadere la libertà dell'altro. Mhm. Ok. Che cosa vuole dire, mister 5 km? Mister 5 km, allora l'immagine è questa. C'è lui con la sua vibrazione che è più alta, quindi lo vedo più alto ed è come se vedesse nel futuro, tra virgolette, e vede che Gemma nel futuro può vibrare sincronizzata a lui e quindi è come se nel suo intento si sincronizzasse a Gemma. Quello che vedo in eterico è che Gemma, portando il suo intento verso la fiamma, verso questa fiamma, Mhm, fa sì che arrivi il messaggio alla fiamma, alla sua fiamma, mhm, e anche lui si mette l'intento verso Gemma. In mhm. eterico vedo che an- mm, cioè l'intento di Gemma va verso la sua fiamma e è come se la sua fiamma lo percepisce e lo rimanda a Gemma. Ok, quindi c'è questo scambio così. Lei di grande valore, come grande valore, quanto sta lei adesso con queste condizioni? Allora, adesso è arrivata a 167 miliardi.
Ok, è vicina all'altro, quello di 20 Sì, km. Sarebbe già compatibile? 160 e 167 sono compatibili. sì, sono compatibili. Ehm, Quindi il polacco non c'è più. esatto, stavo per dire, il polacco non c'è più, È grezzo. È è diventato sasso grezzo. bianco. Poi man mano che la fiamma diventa sempre più compatibile, è come se man mano sparissero anche alcune fiamme grezze, no? Mhm. Mm, Che sono troppo lontane. esatto. Quindi non Mm, sono più 7. al- Aspetta, le sto contando. Quello è tornato là. Sì, sono 6. Ne è uscita una. Sì, che era troppo, proprio... Non tornavano proprio più i parametri, no. Eh, Troppo indietro. troppo indietro, sì. Ok. Troppo diversi. Mm. Ok, andiamo al cluster. Mhm. Mhm. C'è solo una parte dove sono stati rimessi dei contratti, no? C'è tipo Mhm. solo un angolo dove ci possono essere rimessi dei contratti. Mhm. Apri il portale definitivo. Mhm. E che fa? Butta tutto dentro. Ok, La chiusa. qui mettiamo una ad eternum a sicurezza. Mhm. Ok. Avatar, voglio vedere come lo vedi. I soliti due spicchi. Allora, uno più in su, uno spicchio che è della mantide e qua di fianco uno un po' più grande che è delle entità mentali. Via tutto. Sì, portale definitivo. Tutto dentro. Chiuso. Ad eternum, anche qua. Mhm. Ok, messo. Bene. C'è ancora la mantide, gli EDL, la No, connessione con 2, 3, 5. no, 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 no. La sua Non c'è più PS niente. si chiama ancora Perla. Luce bianca. Mm. Nuova vibrazione, secondo i nostri parametri. Perché il grande valore racchiude tante questioni, non è solo vibrazione. Ah no, certo. 189 miliardi. Consapevolezza. Adesso è il 187%. Anima, spirito. 61,39. Si sono invertite proprio. Mm. Vite precedenti. 846. Però, quando si arriva sotto il 1000 è sempre tanta roba, eh. Mm. Cervello. 9,7. Grande valore. Mhm. Mi viene come grande valore, mi viene questo numero, mi viene 13,8.
Mhm. No, un attimo, era 167, eh? Sì, ma mi viene come se fosse, Mhm. quando tu hai detto grande valore, è come se mettesse insieme la vibrazione, il cervello e la consapevolezza Sì. e fa un insieme Mhm. e fa questo numero qua, 13,8. cioè è diverso dagli altri. E il grande valore... È posso dirti, è la potenzialità a cui può arrivare il cervello da qui a poco. Con, con la crescita di questi tre valori, come Ah, stanno crescendo adesso, ecco, ecco. Mm. Vedo, cioè, a seconda di della velocità con cui crescono, adesso sono cresciuti durante la sessione con una certa velocità, ok? E con questa velocità da qui a 15 giorni, se continuano a crescere così, può arrivare a 13,8. e quello a 5 km? Ha due opzioni, cioè può scegliere due strade, o guardare e tenere un ritmo più basso, oppure agganciarsi alla sua velocità e seguirla. Sì, ma a quanto sta? Adesso sta, ok, come grande valore 11,2. Cioè, lei l'ha superato. S- mm, Non ancora, nel senso che se lei continua ad andare con questa velocità, sì, va E più adesso a veloce quanto lei di sta? lui. Cioè, io voglio solo sapere se lei adesso è connessa a quello vicino a 20 km o a quello vicino a Sì, 5. allora fammi vedere. Allora, Allora, quello a 5 km. quello a 20 era a 160, quello a 5 era a 230. Lei avevamo lasciata a 167, quindi vicino a 160. Sì, Questo è un prima, altro poi grande valore. era arrivata dopo un po' era arrivata a 183 o 89, mi sembra. Mhm. E adesso? Adesso in questo momento è 210. Allora ti dico, se lei rimanesse in questo stato in cui è adesso durante l'ipnosi, quindi con un'ipnosi permanente, Mhm. entro 10-15 giorni lei arriverebbe a una vibrazione di 700 miliardi e a un Mhm. cervello di 13,8. Ecco. Comunque adesso è 210, 10. cosa sto detto? Mm. Ma è Sì, già compatibile con quell'altro da 230. decisamente, sì, sì. Ok, Mhm, basta. Messaggio finale di mhm, Gemma. Lei ha chiesto espressamente un messaggio della sua anima mhm. a se stessa. Ok, due cose fondamentali. Uno è eh, mm, mm, specifica sempre più nel dettaglio eh, qual è la tua fiamma ideale e ti potrai avvicinare sempre di più a quello vicino. Primo. Secondo, proprio la vedo, la PS le dice sei in grado di comunicare con ogni singola goccia di acqua. Ok, è come io nell'intento, è come se le dovesse metterci un intento a ogni goccia e nell'intento ci può mettere colore, l'immagine di come vuole creare la cosa con cui usa l'acqua e la frase. Ok, quindi proprio allenarsi a utilizzare l'acqua, l'energia dell'acqua per creare.
a cui lei è tanto, la vedo tanto affine e tanto legata. È come se fosse una riminiscenza di una vecchia vita, ok? Che adesso gli è arrivato il ricordo, che lei sa che funziona. Queste due cose fondamentali e assolutamente, assolutamente non è da fuori a dentro, ma è da dentro a fuori. Quindi gli altri possono percepire la tua vibrazione e chiederti magari consiglio su come fai, ma non chiederti di farlo per loro, quindi per gli altri non si può fare niente, si devono muovere, quindi questo è fondamentale che la PS dice te lo devi ricordare perché sennò bene o male prima o poi le interferenze arrivano perché ti abbassano troppo le vibrazioni di altri, cioè Ci si ciucciano preoccupa per gli proprio, altri. ecco la PS, Ci si esatto. preoccupa per gli altri. Mm. E quindi abbassano le vibrazioni, sì. La preoccupazione è un'emozione a bassa Ma frequenza. poverini. Mm. Sei crudele, Elena, perché poverini. L'hanno voluto Non loro. serve a niente, non serve Mm, a niente. Poverini il cazzo, non serve a mm, niente. Non serve a? mm, mm. Niente, Sentiamo? Brava. a Non niente. serve a niente, non serve a niente. Non serve a niente. Non serve a niente. Mhm. Semplice, non serve a niente. Mhm. Quindi perché uno fa una cosa che non serve a niente? Non la fa. Oh, ho risparmiato un sacco di tempo, di Esatto. energia, di sbattimento, di preoccupazione, di bassa. Adesso viene fuori pure la bassa frequenza. Dopo tutto questo lavoro, dopo tutte le sessioni che ha Mm, visto, dopo questa sessione di oggi dove mm, si è alzata, ok, ricontinuare a preoccuparsi di nipote, figlia, figlio. No, serve a niente. Sì, ci sono le sessioni? Bene. Ti posso aiutare a vederle perché non sei l'italiano? Ottimo. Per il resto, preoccuparsi mm, se la figlia non gliene frega un cavolo, gliene frega un cavolo, basta, fine. mm, Si vuole cinivaccare? Si cinivacchi, cavoli suoi. Non sei informata? Non sei informata. Ma mia figlia non serve a mm, niente. Se lei non lo vuole fare, non serve a niente. È così, mm, mm. punto. Crudele, non crudele, ma di fatto è così. Poi è solo un gioco, quindi che vi frega? Alla fine, giocatevi il vostro gioco e basta. Va bene, Mm. casa di Gemma, casa dell'amica, controllo. Oh, quella dice ma vibra la sua Soprattutto la sua parte, energia, la vedo forse. molto. Sì, esatto, esatto, stavo per dire. Quando c'è lei, quando c'è solo lei vibra altissimo. Viene un po' abbassata dagli altri, ma tendenzialmente è come se la ripulisse al suo passaggio. Mm, Gemma quello è vedo, casa sì. dell'amica. L'amica deve stare attenta perché rischia di tornare alle interferenze del mentale. Sono da casa, cioè quando è in casa lei vibra alto, poi ci sono, c'è questo mentale che gliela fa abbassare, Mm. alto e basso così. Lasciamo qua in tutte e Comunque due vabbè, ad pulita, eternum. non c'è niente di che. Sì. E, cosa volevo fare? Con queste nuove condizioni venderà la casa? Ci sono interferenze dell'ex marito per cui lei non può fare niente, però lei quello che può fare è cercare di mettere il suo intento il più possibile, provare con l'acqua che magari alza molto le frequenze e riesce a contrastare questa parte, deve proprio col suo intento voler creare la vendita, ecco. Così può magari riuscire a staccare quelle interferenze lì. Mm. Nel cinema che fanno? Allora, figlio e nipote sono molto contenti, allegri. Il nipote saltella proprio con tutte le sue cose che gli sono state date, prova, fa, disfa. Il figlio è molto entusiasta di aver scoperto anche altri pezzi nuovi. La figlia è un po'
titubante, nel senso che è come se vedesse il tutto troppo lontano da lei. Non rifiuto, ma come se fosse troppo in alto, no? Eh, quindi Troppo evoluta la boh, un cosa? punto di domanda, sì, un punto di domanda per lei. Ecco. Mm. Ok. Gemma, come la vedi come all'inizio? No, allora, quello che ha fatto, adesso lei è in alto, sospesa e ha messo l'acqua nella conchiglia in cui era sdraiata Ah, e con questa conchiglia piena d'acqua sta irrorando all'alto i posti dove c'è un po' in generale mettendo l'intento nell'acqua. È partita con l'esperimento, diciamo. Mm, va bene. con l'esperienza. Mhm. Non ci stiamo dimenticando i tre disincarnati, i due fratelli e il nonno materno. Chiamiamoli. Mhm. Allora, li vedo sofferenti, i fratelli, ehm, sofferenti dalla vita però, nel senso, no? Come se fossero ancora legati alla sofferenza che provavano in vita, tutti e due abbastanza sofferenti di loro, nel senso hanno vissuto con la sofferenza interiore. Mhm. E il nonno, giusto? Vedo questo Nonno signore materno. anziano, eh, è collegato a un terreno dove c'era la casa dove viveva. Mhm. È fermo lì, è come se lui fosse seduto con una sedia in mezzo al terreno. Va bene. Vic a tutti e tre. Vic a tutti quelli Mhm, del cinema. sì. Se qualcuno dei disincarnati vuole lasciare un messaggio, altrimenti apriamo il portale aureo, li facciamo andare e invitiamo tutti i parenti di tutte le generazioni di Gemma. Loro tre, tutti e tre la ringraziano. Adesso li vedo liberati da questo incastro e quello che vogliono dire è grazie per l'opportunità, ecco. Portale aureo, stanno andando nel portale aureo. Mhm, più altri 86 parenti. Parenti. Mhm. Il cinema tutto a posto? Hanno tutti i giocattoli, fanno tutto quello Sì, che devono sì. imparare. Ok. Mhm. Va bene. Disconnettiti da tutto e tutti e noi torniamo.